A ver si pasa por acá el otro. Aquí estamos nel bus, donde está el precio no lo importa, 650 cada uno, y este es el bus que parece lindo, lindo, lindo. Praticamente abbiamo deciso di prendere il bus perché alla Cataratta pagano anche il parcheggio, avremmo dovuto pagare 1800 pesos per il motorhome, per il van, e perché noi in realtà lo diciamo, non abbiamo pagato la tassa d'ingresso come turisti stranieri, e quindi se avessimo usato il van saremmo dovuti uscire e rientrando capace che ci avrebbero fermati di nuovo per chiederci la tassa d'ingresso, e quindi abbiamo preferito il pullman, anche più comodo. Sono anche 10 km più o meno di distanza? Sì. Quindi 10 anche km in andata e 10 al ritorno, quindi insomma ci stiamo risparmiando anche il tema della benzina. Abbiamo lasciato Toby in un Airbnb e bueno. Quindi niente, allora Esatto. perché noi paghiamo 10.000 pesi argentini per persona, Certo, ognuno, per entrare alla Cataratta. esattamente, quindi sono 20.000 pesos più 1.300 pesos di pullman all'andata e 1.300 pesos di pullman al ritorno, e bueno, l'Airbnb perché in realtà c'è un canile fuori dal parco per 6 cani circa, solo che commentavano altri viaggiatori che questo canile è abbastanza piccolo e insomma il cane è un po' ciccione, il nostro cane è Adesso un po' vediamo ciccione. com'è. Quindi vediamo, sì, però ecco, era un'alternativa, ovviamente bisogna pagarla anche quello, è un servizio ulteriore, e bueno, il cane è dentro un canile, non può fare le sue, diciamo, non può fare i suoi bisogni, però c'è qualcuno che si prende cura di lui, ecco, questa è una seconda opzione in caso. Allora, qui abbiamo la mappa, la prima cosa che bisogna decidere è da quale circuito partire. Ci sono 3 circuiti principali, il circuito Sendero Maputo, il circuito giallo e il circuito blu. E poi c'è il treno che porta fino alla Garganta del Diablo. Così che per chi ha poco tempo come noi, la decisione deve essere rapida. Nel frattempo qualcuno sta calibrando lo stabilizzatore. La entrada al parque para los extranjeros es de $25 y $10 para los argentinos. A la derecha encontrarán los paseos en barco que tienen un valor de $75 por persona. Todos los senderos están perfectamente señalizados. Lo sorprendente es que apenas entres al parque encontrarás muchos animales como aves, monos, coatís. Esta cantidad de gente que hay. Una de las cosas que te dicen los guardaparques es tener cuidado con la comida. Estos animales les gusta la comida y además la persona también gusta darte de ella.
addirittura dove si vedono le cascate veramente dal basso, e stiamo iniziando ad ascoltare veramente l'acqua che scorre e speriamo di raggiungere il punto panoramico rapido. Nosotros ingresamos en la temporada de invierno. Muy temprano hacemos un poco de frío y ya cuando se acerca el mediodía hace más calor y es más húmedo. Los cuatí son los animales que más vas a ver en el parque. Son animales muy amigables. Además están acostumbrados a ver a muchas personas, pero ten cuidado. Es mejor no tratar de tocarlos. Los paseos en barco te llevan hasta el pie de una de las cataratas, en un recorrido de 15 a 20 minutos. Bueno, un'ora dopo iniziamo il circuito superiore. Nel circuito superiore si vede la cataratta dall'alto. Adesso l'abbiamo vista dal basso e adesso andiamo a vederla dall'alto. Bueno, la cataratta de Iguazú, oltre ad essere una meraviglia naturale, ha in realtà delle leggende legate ovviamente alla popolazione indigena del Guaraní, che adesso vi raccontiamo. Allora, la leggenda Guaraní racconta che praticamente le cataratte sono nate sono nate da il dio serpiente, che si era innamorato di una donzella e che questa donzella in realtà aveva già una relazione con un guerriero della tribù, e quando il dio serpiente lo scoprì la relazione tra i due, decise di separare la coppia, e quindi Naipi, la donzella, si trasformò nella cataratta, si trasformò nella roccia, e il suo amato Tarabà, disperato per salvarla, si lanciò nel fiume da una canoa per cercare di riunirsi a lei.
Il tentativo di Tarobà di salvare la sua amata fallisce perché il dio serpente in realtà lo trasforma proprio in un albero. In realtà appunto tutta la vegetazione che si vede rappresenterebbero il guerriero Guarani che non ha potuto salvare la sua amata ed è rimasto ai margini, ai bordi della cataratta. E anche il rumore dell'acqua che si ascolta si racconta che provenga appunto dai due amanti che disperati non si sono potuti riunire. Sì? ¿Así? Sì, claro. Mochila, te recomiendo que la suban arriba, que roban lo que... Cataratas fue uno de los últimos pendientes y sin duda fue una buena despedida para nosotros en Argentina. Bueno, nos regalaron nel passaggio, ci hanno regalato gli impermeabili, perché eravamo senza niente. Oh, che bello. Y nos despedimos con el pensamiento de que podemos volver en algún momento, pero es hora de partir.